Ciao Nico e Tetta, benvenuti a questa intervista per i 20 anni della Trackstorm. Siamo nella vostra Brescia a cui voi siete molto legati e siete fra gli artisti, scusatemi la parola, più vecchi nel panorama hardcore, e non solo in quello italiano ma anche in quello mondiale. Ci raccontate come vi siete conosciuti? Grazie per i vecchi. Innanzitutto grazie per averci ricordato che siamo vecchi, che stiamo invecchiando. Purtroppo però è la realtà, anche perché ci siamo conosciuti 20 anni fa andando a ballare al Number e da allora siamo diventati amici. Poi una domenica pomeriggio dell'anno dopo sono andato al Florida e ho trovato Nico in console che suonava. E quindi gestivo la saletta sopra hardcore da solo. Suonando 5 ore ho chiesto il supporto a Tetta, che era alle prime armi. Io avevo cominciato da poco a suonare perché dei miei amici erano venuti a chiedermi consiglio per acquistare un impianto. Avevano comprato 2 giradischi della Gemini, un mixer di merda, e ci ritrovavamo tutte le sere a esercitarci, tant'è che le prime volte che suonavamo addirittura facevamo i mixati passando tra le pause. Non avevamo neanche capito che bisognava mettere a tempo le 2 casse e che bisognava fare tu con le 2 casse a tempo, e facevamo questi mixati, non sapevamo proprio dove stavamo andando. Poi in quell'epoca lì è arrivata anche la NAI a rompere le palle e mi sono ritrovato a fare 10 mesi al servizio dello Stato, e quando sono tornato sono andato a dar supporto a Nico solo dopo aver fatto la gara di DJ, perché nel 98 c'è stata una gara di DJ al Florida di vari generi, e io l'ho vinta. Oltretutto mi ha raccontato Nico a posteriori che sarei arrivato secondo se il DJ commerciale che stava suonando non avesse clamorosamente sbagliato tirando via la puntina dal disco. E grazie a quell'errore io mi sono ritrovato a vincere, e grazie a quella vittoria ha cominciato a fare da supporto Nico nelle 5 ore di set che doveva fare nella saletta su di sopra. Nel frattempo però io avevo molti amici a Bologna con cui andavo a ballare anche in Olanda, e visto che organizzavano anche eventi a Bologna, hanno cominciato a chiamarmi a suonare, anche perché quando io mi muovevo molti miei amici mi seguivano, e quindi diciamo ogni volta che partivo da qui ci portavamo dietro macchinate o addirittura pullman. Ecco, hai accennato al discorso che avete sempre avuto comunque sia un seguito di persone. Com'è nata questa cosa? Anche perché Nico e Tetta sono stati davvero un'icona qui per i ragazzi di Brescia. Sì, in quegli anni Brescia era hardcore. Brescia spaccava, c'era un botto di gente hardcore in giro per Brescia. Noi andavamo a suonare nelle scuole, all'Itis, Lunardi, l'Alberghiera. Andavamo in giro il sabato pomeriggio in centro e andavamo da Fema, dove si comprava l'Australian, andavamo da DJ Choice a comprare i dischi, e era difficile girare all'epoca perché avevamo molti fan che ci rincorrevano, autografi, e ovunque giravi trovavi gente hardcore che veniva a ballare al Florida e anche al Number One, e forse grazie a questi 2 locali che Brescia era la capitale dell'hardcore italiana. Ecco, ci spiegate il vostro rapporto con Art of Fighters, altro duo, prima trio, sempre di Brescia? Praticamente la mia ex ragazza studiava a Lunardi e mi ha riferito che c'era questo gruppo che stava facendo dei pezzi per la Trackstorm. Io non sapevo nulla, che ho chiamato Max e ho chiesto, e mi ha passato Christian che era era in studio proprio in quel momento, e ci siamo parlati al telefono non conoscendo minimamente la faccia che aveva. Con Christian ci siamo trovati quando è uscito The Big Can Change, che è venuto al Flow, ti ricordi? Sì, che è venuto al Flow, gli abbiamo portato le promo, è venuto al Flow per la prima volta, anche lui che non era mai venuto, quindi nel 99 è venuto al Flow, gli abbiamo portato le famose white label che avevano fatto una volta, e le abbiamo date a lui e ci siamo conosciuti la prima volta lì. È nata una grande amicizia e ci ha portato a fare il primo disco insieme, Shotgun. E questo EP non era ancora uscito, e c'era un party nel 2001 a Biasca dove ci hanno chiesto di fare Art of Fighter vs Nico e Tetta live, e lì appunto è nata la prima volta delle maschere per Art of Fighter, perché loro facevano già il live sulle tute bianche, e io ero andato a Rotterdam poco prima e avevo visto in un negozio queste maschere bianche,
avevano deciso di utilizzare anche quelle maschere. Da lì non le hanno più mollate e è nata la famosa leggenda della maschera e il dualismo con Angerfist. Ecco, la Traxxor non è solo un'etichetta, ma è anche una famiglia. Per voi cosa vuol dire farne parte? Cioè, è una famiglia vera, perché alla fine sono 15 anni con cui passo più tempo con loro che con la mia famiglia vera, quindi forse la prima famiglia lavorativa, affettiva. Cioè non posso considerare Max e gli altri che lavorano con me semplici colleghi, perché ne abbiamo passate tantissime insieme, sia a livello di lavoro sia andando in giro a suonare. Hai accennato appunto al discorso del lavoro e anche divertimento. Comunque sì, essere un artista e dividere la propria vita fra vita privata, studio, viaggi, organizzazione non è sempre facile. Ci raccontate quali sono le situazioni più difficili e come, se ci sono, come fate a superarle? Ma non c'è la situazione difficile, cioè a me andare a suonare, fare lo sbattimento, come dici tu, che per qualcuno può essere uno sbattimento, per me è divertimento. Perché dal momento che diventa uno sbattimento, cioè smetto di farlo. E visto che continuo a farlo e voglio continuare a farlo, è un piacere farlo. Parliamo di Max, The Stunned Guys, il vostro rapporto con il boss. Per me Stunned Guys sono da considerare la leggenda dell'hardcore italiana, perché io quando mi sono avvicinato a questa musica erano gli unici a andare nel tempio dell'hardcore in Olanda, l'Energy Hall a Rotterdam. Erano gli unici a fare dei pezzi, chiamiamoli veramente hardcore, e per me sono stati un'icona, forse per quello che io sono diventato parte della Traxxor, perché li ammiravo talmente tanto che era mio interesse avvicinarmi il più possibile a loro e aiutarli, diventare qualcosa, contribuire a qualcosa per far crescere l'hardcore, per far crescere la Traxxor, per far diventare la mia passione un lavoro. È il capo, Max. La Traxxor oggi è una delle etichette più importanti e più influenti nel panorama hardcore e voi siete stati fra i primi ad essere entrati in questa famiglia. Quanto è cambiata la Traxxor da quel lontano 99? Cioè questo primi ancora siamo vecchi. Grazie. E siamo... Grazie okay. Ancora per ribadire la nostra vecchiaia. Grazie Wally. Ma la Traxxor non è cambiata la gente, è cambiata la musica. Sì, è cambiato, tutto cambia, la Traxxor si è evoluta insieme ai cambiamenti che gli stanno attorno. Io penso che bisogna dare un merito alla Traxxor, che in tutti questi 20 anni è l'unica che ancora resiste, è l'unica che ancora crede e ha sempre creduto in questa musica. Spesso e volentieri si tende a valorizzare e a premiare DJ storici che hanno contribuito sicuramente alla crescita dell'hardcore, ma per 1 anno, 2 anni. Max è da 20 anni che la porta avanti sta storia, cioè pochi credono nell'hardcore come ci ha creduto lui e la Traxxor, e spero che questa cosa qui non finisca mai. Ecco, come vedete la Traxxor fra 10 anni e soprattutto come vi vedete voi due fra 10 anni? Morti. Che cazzo ne so, e che domanda di merda non è, puoi figa? saperlo. Siamo vecchi noi, non possiamo sapere quanto tra 10 anni, cioè per farmene tra 1, 2, 3, ma è tra tutto 10 il anni. giorno che ci dai dei vecchi, hai capito? Adesso si viene a rompere i coglioni tra 10 anni la Traxxor farà EDM, romperemo il culo pure a Martin Garrix. Vai, te lo tengo io, vai. Ecco, appunto il discorso che siete vecchi. Avete suonato in tantissimi parti, soprattutto siete stati fra i primi ad andare in America, avete suonato comunque sia ad eventi molto grossi, molto importanti. Qual è stato l'evento più inatteso e soprattutto quale quello vi siete divertiti di più? Allora, per me più inatteso nel 2004, il Defcon 1, sì, Defcon 2004. Quando mi ha chiamato Tetta mi fa: "Oh Nico, c'è la data, andiamo a suonare". Gli ho detto: "Noi? Perché noi? Cioè non c'è ancora nato nessuno della Traxxor, ci andiamo noi". Sì, va, ci hanno bucato, andiamo. Sì, siamo stati lì. Primi DJ Traxxor, ancora adesso inspiegabilmente andare a suonare al Defcon. Esatto. Ecco, ci raccontate qualcosa l'un dell'altro? Qualcosa di particolare? Com'è Tetta e com'è Nico? Un'altra lista. Beh, io sono un tuttofare,
per chi mi conosce bene sa che sono un tuttofare, per chi non mi conosce adesso lo sapete. No, a me piace fare tante cose, cioè sport, sono tipo sportivo, mi piace il motocross, mi piace d'inverno andare con lo snowboard, mi piace andare con la moto d'acqua, mi piace fare tante cose. Ho un lavoro perché questo non è il mio primo lavoro, ho una ditta e non sto mai fermo, non mi piace, non sono il tipico poltrona televisione, assolutamente no, cioè mi sento in gabbia così, sempre in giro. Bello, però il problema è che era quello che dovevo dire io di te. Cioè scusa, mi hai fottuto. Cioè, niente, allora io parlo di me. Io parlo di me e io ti dico, a me invece piace fare un cazzo. Io sto a casa più che posso, non esco mai, non mi piace divertirmi, state sui coglioni tutti. Ad affanculo. Questa è bella. Comunque siamo l'opposto. Nico e Tetta sono l'opposto. Ecco, non abbiamo parlato delle vostre tracce e delle vostre release. Perché non andiamo in studio magari che ci dite qualcosa di più? Andiamo? Ok. Sì, andiamo. Brescia domina. Eccoci nel vostro studio e parlavamo prima di musica. Avete prodotto alcuni EP, alcune tracce, fra cui Alleluia Motherfuckers, I Became Hardcore, Shotgun. Ci raccontate qualche aneddoto particolare di queste tracce? Allora, il primo che siamo andati in studio da Max, che avevamo il CD con i campioni, volevamo portarla là per fare il pezzo. Arriviamo là, inseriamo il CD nel computer, Max apre, vuoto. No, non è colpa mia, cioè, vabbè, ragazzi, si parla di qualche anno fa, quindi noi eravamo gli analogici coi vinili, coi computer, e io purtroppo ero ancora abbastanza frenato, sì, esatto. E niente, già lì purtroppo Max insulti. Siamo partiti benissimo, sì, però la traccia dopo quando è stata fatta... Vero. Poi abbiamo fatto Shotgun, gran pezzo. Per fortuna Max era in vacanza quando abbiamo deciso di fare la copertina, perché abbiamo fatto una specie di collage con la mano di Luca, disegna a penna, la scritta l'ho fatta io col pennarello. E quando Max è tornato, che l'ha vista, ci ha cazziato ancora una volta perché la copertina non andava bene, non era abbastanza hardcore secondo i canoni dell'epoca. I Became Hardcore, altra copertina storica con un disegno fatto da una nostra amica, con caricature nostre, noi da una parte, Art of Fire dall'altra. Ecco, c'è qualche traccia, qualche EP che sentite più vostro, a cui siete più legati come Tette e come Nico? Beh, la mia traccia è Shotgun, perché comunque è sempre stata l'ultima traccia dei nostri DJ set, il finalino, la bomba, che è quella un po' più carica. Io tra l'altro sono sempre quello che la mette, sono più attaccato a quella, giustamente. Tu? Per me il nostro cavallo di battaglia, il pezzo preferito da me è Revenge. Revenge al quale sono particolarmente legato perché è un pezzo che è nato in pochissimi giorni, con una buona idea, voci trovate al primo colpo, e nel giro di pochi giorni l'abbiamo fatto, e forse proprio per quel motivo quando le cose escono veloci e spontanee escono dei successi. Quindi per me Revenge. Ecco, c'è qualche traccia in particolare che abbia segnato la vostra vita, non per forza vostra, in generale? Ad esempio, te so che ti sei tatuata Untouchable, la vostra traccia. No, non Untouchable, Unbreakable. Pensavo fosse Untouchable. No, è Unbreakable. Sì, ho alcune tracce che hanno segnato la mia vita. Una su tutte è Rotterdam Terror Corp, We Are Gabbers, che per me è stata rappresenta tuttora la mia vita dell'epoca. E altri pezzi che mi rimarranno sempre nella storia sono Bring the Shit Back, Austin Program. Mi ricordo come iniziavano le serate all'epoca. E Trelsig è stato un pezzo che ha rivoluzionato non solo la nostra vita ma tutta l'hardcore. Come vi vedete fra 10 anni? Come vedete Nick e Tetta fra 10 anni? Non tanto bene. Bella storia.
Pota. Io vi ringrazio, auguri anche a voi per questi 20 anni della Trackstorm. Never a joy.